Cari amici di Smart Video Photography, visto che non si può fare nulla in studio perché sentite già la musica, oggi vi porto un contributo un po' diverso dal solito. Innanzitutto vi do il benvenuto in questo nuovo video e vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ovviamente azionare la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video che arriveranno. Di cosa parleremo in questo video? Vi farò vedere molto semplicemente come realizzare un videoblog di vita quotidiana, cioè che esula praticamente da quello che noi facciamo quotidianamente, che è il nostro lavoro o la nostra passione. Cioè io, Gennaro, ora vado a fare delle commissioni che esulano ovviamente da quello che faccio giornalmente e quello che vedete nei miei video, no? Che mi vedete sempre ovviamente davanti alla scrivania. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, sentite anche qua la musichetta, diciamo, dei lavori, però vabbè, tutti dobbiamo lavorare. Quindi dicevo, quando realizzarlo? È l'attrezzatura, soprattutto per poi produrre questo videoblog che si spera che non sia tanto laborioso in post-produzione, perché dobbiamo fare una cosa abbastanza, diciamo, scorrevole e che sia con meno taglie possibile. Cosa sto usando io come attrezzatura? Innanzitutto lo smartphone, vabbè, questo ragazzi lo sapete, l'XS che ovviamente va benissimo qualsiasi smartphone di media fascia, perché non abbiamo bisogno di un top di gamma per fare un videoblog, in quanto dobbiamo stare sì attenti alla qualità ma non esagerando, ok? Non esagerando con la qualità, perché si tratta soprattutto di raccontare qualcosa, ok, che noi stiamo facendo. Quindi la qualità sì, va bene, ma con un limite, ok, nella decenza. Quindi cosa stiamo usando come attrezzatura? Allora, io sto utilizzando, come dicevo, l'iPhone XS con come gimbal 2 assi il Moza SE Nano. Perché? Perché è molto pratico e ha l'asta da 60 cm, potete usare come selfie. Come microfonia, poi ve lo farò vedere nel dettaglio ovviamente, eccolo qua, come microfonino sto utilizzando il famoso, quello che avevo portato poi sul canale, vi ricordate, praticamente questo wireless che è una specie di scheda USB che va inserito direttamente nel nostro smartphone e va inserito ovviamente nella nostra camicia. Non è tanto di qualità, diciamo, non ha un audio praticamente pazzesco, ma per questo utilizzo è più che sufficiente. Basta che voi sentiate la mia voce chiara. C'è un problema però, un problema molto grave, io non so se è dato dall'applicazione della Moza o è dato dallo stesso microfono, non ho fatto prove con Filmic Pro ovviamente o con l'applicazione interna dell'iPhone. C'è una non sincronizzazione dell'audio e video, quindi in post produzione dovremo lavorare sì, perché dovremo mettere a posto appunto questo grave problema. Dunque, stando attento agli scalini, quando realizzare un videoblog della nostra video quotidiana? Ovviamente quando si sta per fare qualcosa, no? Come dicevo prima, che esula dal nostro quotidiano lavoro. Quindi andare al supermercato, andare a fare delle commissioni, vedere un amico, ovviamente se lui è disponibile a essere ripreso. Come in questo caso il buon Gennaro stamattina va a comprare una lampadina, che eccola qua, la lampadina qua, eccola qua, eccola, lampadina, quindi che si è bruciata, quindi perché non prendere la palla al balzo? E ovviamente poi incontrerò anche un amico, collega, per fare due chiacchiere. Allora ragazzi, volevo fare la prima tappa del Regibus, ma è chiuso lunedì, e quindi facciamo la prima tappa dal nostro elettricista a comprare la lampadina. Quindi vedete, io adesso racconto, ma ovviamente racconterò in grandi linee quello che sto per fare, giusto? Sto andando a comprare la lampadina. Ovviamente voi farete vedere anche l'elettricista se lui ha permesso, ma io non lo farò vedere perché non è questa la sede, cioè vi spiego solamente come farle, ma poi voi andrete ovviamente a dettaglio, ok? Quindi andiamo a comprare la lampadina e vediamo se ce l'hanno ovviamente. Ecco, allora entriamo dall'elettricista che vedete qua alle mie spalle a vedere se ha questa lampadina. Andiamo un po' a vedere che ce l'ha. Allora, la prima cosa che possiamo fare quando facciamo un videoblog sicuramente
inserire un time lapse, giusto perché fa figo, ok? Inserire un time lapse da qui alla destinazione, prima destinazione. La lampadina ce l'avevo, no? Il caffè no, però la lampadina sì. Quindi adesso io andrò fino alla spianata Castelletto, ovviamente girando un time lapse e poi la vedremo in post produzione. Molto carino da utilizzare. Poi vedremo di nuovo un altro trucco. Come voleva dimostrare tutte le cose che costano poco, ovviamente hanno quel risultato lì. Ma diciamo che non è vero, forse ho sbagliato io. Una parte, vedete in studio perché non ha registrato la voce. In questo, diciamo, trucchetto, chiamano consiglio, vi volevo far vedere, parlando di un posto che vedrò, ok? Posso ovviamente usufruire di un altro trucchetto, un altro consiglio, chiamiamolo come vogliamo. Nel senso che io spiego il posto, ovviamente io mi ero appoggiato ad un albero, però la voce non è venuta, quindi vi farò la simulazione qui in studio di quello che volevo dire all'esterno. Poi farò per fortuna non ci vuole l'audio, delle riprese di copertura per coprire ovviamente la mia persona mentre spiego questa cosa. Ok, vado con la spiegazione. Bene, guardiamo che bello qua il paesaggio, che si vede il panorama, che si vede da Spianata Castelletto, possiamo ammirare tutta Genova sotto i nostri piedi e ovviamente dal porto fino a San Lorenzo e anche oltre. Ci sono molte crose che vanno giù, c'è l'ascensore ovviamente che ci porta in Piazza Portello, una meta turistica molto ambita questa, perché ovviamente quando si sale su si vede tutto il panorama e soprattutto ci sono anche delle ottime gelaterie. Bene, dopo aver eseguito le riprese di copertura non vi ho detto una cosa, ovviamente dovete fare sempre conto del sole, no? Di avere il sole in faccia, come si dice, e non diciamo che punti sullo smartphone, perché ovviamente si sa che il fotografo deve avere sempre alle spalle il sole, quindi in questo caso io non sto riprendendo ma il mio gimbal sì, quindi deve essere alle spalle del gimbal, perché la luce venga favorevole. Non prenderemo l'ascensore come vedete nelle mie spalle, ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza, perché ho deciso di andare a piedi così tanto per cambiare strada e raccontarvi ancora un po' cos'è la vita di un videoblogger oppure cosa vuol dire fare videoblogger, ok? Video di vita quotidiana. Quindi adesso andremo giù a piedi e vi farò vedere veramente una stradina, una mulattiera veramente incredibile. Mentre scendiamo, stando attenti ovviamente sempre alle scale che sono mulattiere, queste qua, quindi bisogna stare attenti, abbiamo capito che le riprese ovviamente vanno fatte in un certo modo, attenzione ad avere sempre il sole alle spalle del videomaker o del fotografo, se no ovviamente rischiate di bruciare ovviamente le vostre riprese. Spendiamo due parole per il gimbal che sto utilizzando ora, due assi. La cosa carina di questo diciamo asta selfie a due assi è che abbiamo la possibilità di avere uno zoom, uno zoom integrato nel telecomandino, come abbiamo visto ovviamente dalla recensione che ho fatto, poi vi posterò ovviamente il link nelle schede, nella descrizione. Oltretutto vi metterò tutto il materiale che ho utilizzato in un bel pacchettino, compreso uno smartphone. Dicevo, possiamo utilizzare ovviamente lo zoom con i tastini laterali del telecomando. Possiamo fare due tap, quindi abbiamo zoom in automatico e due tap col tasto indietro e il zoom out in automatico. Oppure ovviamente un tap solo, abbiamo avanti e indietro. Una cosa bellissima perché possiamo utilizzare ovviamente per fare sempre queste immagini di copertura. Ecco, copertura, non abusate dello zoom e non spingetelo troppo in là perché ovviamente perde di risoluzione anche se avete un 4K. Facciamo un passo indietro a proposito di qualità, è più così importante? No, basta che abbiamo almeno la decenza, come dicevo io, almeno di 1080, ok, questo sì, e avere almeno un 30 fps, quindi nella decenza, rimaniamo sempre nella decenza. Perché avere una risoluzione normale e non andare oltre, ok? 4K se vogliamo fare in post produzione dei pan zoom o dei momenti di camera va benissimo, però perché? Che poi tutto questo nostro bel lavoretto finisce su YouTube, quindi
tutti i nostri utenti affezionati guardano i nostri lavori dal telefonino, ok? O al massimo, proprio se ci va bene, da un tablet. Quindi la risoluzione minima 1080 va benissimo, perché appunto il nostro video poi finisce in questo canale e viene visto dagli utenti con questi dispositivi, quindi è inutile avere tutta questa qualità pazzesca se poi alla fine si vede uno schermetto piccolo. L'importante, ragazzi, ricordate, è il contenuto che fa grande ovviamente un video, blog o quello che sia.